Con il termine dinamica rimaniamo nell'ambito dell'intensità. L'intensità è la caratteristica del suono che distingue un suono forte da un suono debole ed è una caratteristica misurabile scientificamente, quindi in modo preciso. Quando ci riferiamo appunto al discorso dell'acustica sappiamo che l'intensità può essere misurata in decibel e di conseguenza posso sapere in modo preciso qual è la forza di un suono, di un rumore. Quando l'intensità si inserisce su uno spartito, ecco che abbiamo la dinamica. Tutte quelle variazioni, tutte quelle indicazioni che troviamo su uno spartito, che ci permettono di eseguire quello che vuole il compositore, o se l'abbiamo scritto noi, quello che abbiamo intenzione di dare come informazione agli esecutori, sono tutti simboli appunto dell'intensità, quelle lettere che possono essere la F, la P che ben conosciamo, oppure quei simboli grafici, quelle forcelle che mi indicano un crescendo, un diminuendo, quelle parole, quel dolce, insomma tutte quelle sfumature che riguardano l'intensità e che mi danno l'indicazione per come eseguire un brano da un punto di vista proprio della forza e riguarda l'espressività, ovviamente. Qual è allora la differenza? Perché la chiamiamo dinamica e quell'altra l'intensità? Allora, l'intensità, l'abbiamo detto, è la caratteristica del suono misurabile. L'intensità è ciò che viene inserito all'interno di uno spartito e qui il concetto di misurabile si perde. Fermo restando che tutte le indicazioni che abbiamo su uno spartito riguardo all'intensità sono chiare, inequivocabilmente chiare per tutti. Un fortissimo sappiamo che cosa vuol dire, un piano sappiamo cosa vuol dire. Ma quanto è forte il fortissimo per me o per te? È uguale? Non necessariamente. È fortissimo, ma una leggera differenza ci può essere. Qui entriamo in un campo più soggettivo, più relativo. Quindi la dinamica, l'intensità, le variazioni di intensità che vengono indicate con la dinamica sono un campo più personale e qui le differenze sono molto sottili. Poi ci sono delle differenze più evidenti. Se io eseguo un fortissimo all'arpa, vado al massimo della potenza, ovviamente senza esagerare, perché se io tiro troppo le corde si possono creare degli effetti, dei rumori che per un fortissimo, diciamo dell'Ottocento, non andrebbe bene. Magari se mi viene richiesto uno sforzato o un effetto nel Novecento, ecco che posso allora anche ottenere quelle sonorità particolari. Ma il mio fortissimo all'arpa non sarà mai lo stesso fortissimo eseguito da un trombone. Gli strumenti in questo caso hanno delle potenze e delle possibilità diverse uno dagli altri. Allora, è tutto qui, è il concetto della dinamica. Ma andiamo a sentirlo perché da un punto di vista verbale penso sia chiaro. Ascoltando degli esempi diventa chiarissimo. Ascolteremo adesso l'inizio di una fanfara, For the Common Man, di Aaron Copland, scritta nel 1942. Solo l'inizio, poche battute. L'organico, che vedete già nella porzione di spartito che potete già analizzare, è un organico perfetto per una fanfara, abbiamo gli ottoni e le percussioni. Nelle poche battute che sentirete, proprio all'inizio, sentite le percussioni, tam tam, timpani e gran cassa, che fanno questo inizio con 3 intensità diverse, quindi un'indicazione di dinamica con fortissimo, forte e mezzo forte, e poi le trombe che iniziano col tema. Anche qui abbiamo il forte dato dalle trombe. Ascoltiamolo subito, questo inizio di questa fanfara.
Questa è la versione originale. Adesso che l'avete bella fresca nella testa, vi faccio sentire questa seconda versione senza dirvi nulla. Allora, mi assumo tutta la responsabilità. Questa schifezza di fanfara che avete sentito come seconda versione è tutta opera mia. Cosa ho fatto? Vi ho modificato l'organico. Ho mantenuto delle percussioni all'inizio, ma ho utilizzato legnetti, xilofono e tamburo militare piccolo. E per l'inizio del tema, chitarra e arpa. Allora, è ovvio che con una fanfara questi strumenti non c'entrano niente, però vi dà ben l'idea della differenza. La versione originale, l'intensità, la dinamica è bella e potente e con gli altri strumenti non si può. Anche il timbro cambia ovviamente, ma non possono fare le stesse intensità, le stesse forze degli strumenti originali. Io ve l'ho massacrata un po' questo ascolto, vi consiglio poi di andare a risentirvi, magari vi lascio in descrizione anche la versione che forse è più conosciuta, quella che ne hanno fatto gli Emerson, Lake e Palmer, il gruppo degli anni 70, che è diventato molto famoso come canzone ed è una versione che è anche piaciuta moltissimo allo stesso compositore, a Copland stesso, quindi magari ve lo riascoltate così vi ripulite le orecchie. Allora, questa era una differenza macroscopica. Adesso proviamo a sentire invece le differenze più sottili, quelle che riguardano l'interpretazione. Prendiamo un brano per pianoforte, strumento perfetto quando si deve parlare di intensità e di possibili variazioni di intensità. Andiamo a prendere l'inizio delle Catacombe, nella versione originale di Modest Mussorgsky per pianoforte, e sentiamo questo inizio, che vedete lì ben rappresentato, poi ci soffermiamo un attimo, eseguito da due pianisti diversi. Quindi sentiamo le sottili differenze. Prima di ascoltarli, guardate un attimo queste poche battute. La parte centrale fondamentale di questi accordi è proprio data dalla dinamica, dalle variazioni di intensità. Sono l'argomento principale qua dentro. Altra cosa che mi preme dirvi è, sentirete nella seconda versione delle durate prolungate. Il secondo pianista allungherà quelle che sono le corone. Le corone sono quel simbolo, quella mezzaluna con il puntino che vedete su alcuni accordi e sono delle indicazioni per allungare a piacimento dell'esecutore la durata di quel suono. Quindi se sentite queste differenze sono assolutamente non errori, ma è un'interpretazione corretta. Non tenetene conto o perlomeno non vi soffermate su quello. Ascoltate invece quelle più sottili di differenze di intensità, quindi come viene letta dal primo e dal secondo pianista. Partiamo dal primo, Zoltán Turco. Contrasti dinamici notevoli. Adesso ascoltiamo subito anche la seconda versione eseguita da Alexander Krickel.
Quindi abbiamo due versioni, tutte e due rispettano quelle che sono le indicazioni inserite sullo spartito, ma ognuno ha la sua di personale lettura di quanto forte, quanto piano, quanto crescere, quanto diminuire. Questa è la dinamica. Alla prossima!